Bentornati o benvenuti sul mio canale. Sono stato assente per un po', ma sono tornato molto più entusiasta di prima e agguerrito. Ho anche delle novità. La prima, la vedete, è questa bella Super Strat. Nell'ultimo video dicevo che non avevo Super Strat al momento e ho risolto in questo caso molto bene. È una chitarra che poi andiamo a vedere a fondo. La seconda novità è che da oggi è nata una collaborazione che spero durerà a lungo con Gold Music, che chi di voi segue il mercato sa essere un grosso distributore di vari marchi anche molto famosi di chitarre e altri strumenti ovviamente in Italia. Gold Music non vende direttamente le chitarre, ma distribuisce ai negozi. Ci siamo sentiti, mi hanno inviato questa chitarra da provare per voi, è in contovisione, per cui una volta fatto il video dovrò restituirla e già penso che mi dispiacerà farlo, però è così è. In ogni caso, per coloro che mi diranno ecco ti sei venduto, io dirò no, non è vero, perché Gold Music in ogni caso non mi paga per dire bene di questa chitarra o male. Io dico quello che penso come sempre, per cui qui il caso è anche questo lampante. Questa chitarra adesso la proviamo insieme e questo mi dà anche l'opportunità di risparmiare qualcosina. Finora le ho sempre comprate e in ogni caso vi offro sempre qualcosa di nuovo, per cui chi non fosse ancora iscritto al canale io vi prego di iscrivervi, di prendere in considerazione di farlo, perché così il canale cresce e anche l'entusiasmo e posso portare sempre più contenuti a voi e ovviamente conoscerli anch'io assieme a voi. Va bene, andiamo avanti. Torniamo a noi. Gold Music me l'ha inviata, è una R66, è una bellissima Super Strat ed è caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. È una chitarra con delle caratteristiche di ottimo livello, ve le dico in velocità. Ha il manico roasted, lo vedete, meccaniche autobloccanti, capotasto in osso, tasti posati molto bene, il manico è satinato, corpo in ontano, configurazione pick up da Super Strat, ovviamente 2 single coil e un humbucker che è anche splittabile, 5 posizioni e un bel blocco tremolo. Poi magari gli faccio una foto, ve la faccio vedere. Arriva e non è assolutamente scontato a questo prezzo, arriva con una bella custodia imbottita, non è super eccezionale, ma in ogni caso è una bella custodia e fa il suo lavoro, e questo è una cosa che non molti propongono a questo prezzo. Ve lo dico subito il prezzo lo vedete nei vari negozi in cui trovate questa chitarra, è di 399 euro al momento in cui giro questo video. Ovviamente vi lascio il link poi di Gold Music e troverete dei prezzi differenti, però c'è il prezzo consigliato che è quello reale e in ogni caso non mi ricordo se l'ho detto, ma Gold Music non vende direttamente, cioè per cui non si può comprare direttamente da Gold Music, bisogna rivolgersi ai negozi a cui Gold Music distribuisce gli strumenti. Ho parlato veramente tanto, questa chitarra non vedo l'ora di provarla insieme a voi e andiamo a metterla un po' sotto torchio, per cui andiamo a sentire come suona e facciamo i nostri commenti. Poi, come sapete, chi mi segue, a fine vi proporrò delle alternative, ma sarà difficile trovarle perché come rapporto qualità-prezzo è veramente veramente interessante. Comunque dai, partiamo e andiamo.
sentito che su una base musicale la chitarra suona bene. Sulla prima era un po', diciamo, distorta, una bella distorsione piena, nella seconda era più su un crunch poco distorto, però entrambi i pick-up mi sono piaciuti, sia l'humbucker che quello al ponte. Poi ovviamente andiamo a sentirla anche in situazioni proprio nude e crude. Allora, questa chitarra è una Schecter, tutti me lo chiedono, ho messo una specie di post nella community, tutti hanno detto è una Schecter. No, non è una Schecter, o meglio, perché questa chitarra R66 è un marchio proprietario di Gold Music. Gold Music distribuisce da molti anni anche Schecter, ovviamente, e sono praticamente partner, per cui questa chitarra all'inizio l'hanno pensata e sviluppata collaborando anche con Schecter. Poi ovviamente la produzione della chitarra è esclusivamente di Gold Music, per cui R66 è un marchio Gold Music. La chitarra mi piace. Adesso andiamo a sentire i suoni puliti, distorti, quello che capita, insomma, e poi tiriamo delle conclusioni. Una cosa che non ho detto è il radius, che è da 12 e a me piace moltissimo. Il manico è forse la parte che preferisco di questa chitarra. I pick-up sono ceramici. Io non ho mai amato i pick-up ceramici. E qui è un piccolo appunto che faccio a Gold Music. Ci sono pick-up al Nico 2 o 5 anche abbastanza economici che suonano bene. Non faccio nomi, ma penso che conosceranno, insomma, Tone Rider, Iron Gear, e non costano una follia. Va bene, comunque suonano bene, per essere dei ceramici sono stati studiati proprio bene e ricalcano molto, abbastanza, insomma, fedelmente il suono della Schecter e della Strato e delle super strate in generale. Comunque andiamo a sentire gli altri suoni ora.
Ecco, come ho detto in precedenza, non amo molto i pick-up ceramici, però questi nei suoni puliti si può sentire molto bene perché nei suoni distorti la cosa viene mascherata. Questi sono centrati bene, sono dei ceramici che si vede che sono stati progettati e studiati ad arte. Sono buoni a mio giudizio. Chiaramente la chitarra è sempre suscettibile di miglioramenti, si possono fare tranquillamente, però già così per me questa chitarra è molto molto più che dignitosa, anzi suona veramente benino secondo me. Altra cosa che volevo dire è che l'attacco jack è qui sul lato e io lo preferisco veramente molto più che quello sul corpo classico della Strat. Ovviamente dalla Strat differisce anche dal fatto che manca un tono. Qui il tono vale per tutti i pick up e anche questo a mio giudizio è più comodo. Con la Strat sei sempre lì a smanettare. Altra cosa, adesso andiamo a sentire i suoni crunch e anche qua, a mio giudizio, la chitarra si è comportata bene. Altra piccola cosa, poi la smetto con le aggiunte. Avete visto forse nello scorrere del catalogo, ci sono chitarre appunto come questa che hanno la tastiera in acero roasted, altre hanno la tastiera in palissandro e alcuni modelli hanno anche la tastiera in ebano e io dico insomma per questa fascia di prezzo è veramente una cosa molto rara. Ok, andiamo a sentire il resto dei suoni. Bene, ricordo, forse l'ho scritto in precedenza, questa chitarra la sto suonando così come è arrivata. Le corde sono di fabbrica, credo siano delle 0,10, io di solito uso delle 9, 9 e mezzo, e però va bene, mi trovo ugualmente bene. Non ci ho fatto niente nemmeno come setup, l'ho lasciata proprio come è uscita dalla scatola è uscita ieri e ho lasciato solo che si ambientasse un po' e l'ho suonata così com'è. Allora, adesso andiamo a fare un po' di casino distorto, buttato lì, proprio non ho preparato niente, voglio
farvi sentire questi pick up anche con una distorsione bella pesante. Poi alla fine faremo le solite alternative possibili e le mie considerazioni finali. Bene, allora prima di darvi le possibili alternative a questa chitarra, volevo darvi le mie impressioni finali. Questa chitarra mi è piaciuta, è assolutamente, diciamo, ha un rapporto qualità-prezzo veramente elevato perché offre veramente una qualità più che buona ad un prezzo senz'altro concorrenziale. Ha delle caratteristiche che assolutamente mi sono piaciute, come ad esempio il manico. Per me il manico, a parte che io amo molto i manici satinati, però è un manico, è uno Slim C mi sembra, e si suona veramente bene. I tasti, come ho detto, sono posati molto bene. Le meccaniche tengono bene l'accordatura, sono meccaniche autobloccanti, non hanno una marca, però sono di buona qualità. Ecco, l'unico appunto, come ho detto, io metterei dei pick up in alnico perché danno quel qualcosa in più che renderebbero questa chitarra veramente una chitarra top nella sua fascia di prezzo, assolutamente. Comunque già così, come ho già detto, suona bene, non lo so se vi siete fatti un'idea anche voi con i miei vari esempi così un po' raffazzonati, però volevo farvi sentire appunto come suonano questi pick up. Per il resto la chitarra, come ho detto, mi è piaciuta e ve la consiglio. Se la trovate di vostro gusto, ordinatevela e andatevela a provare come volete. Gold Music la distribuisce veramente in molti negozi e nel loro sito troverete il negozio più vicino a dove abitate voi. Ecco, per il resto, allora, per le alternative io ve ne consiglio una un po' più costosa e tre meno costose. Siamo comunque lì nella fascia dei 400 euro, insomma. La prima è la Sire S7 Larry Carlton, che sappiamo tutti è una bella chitarra. Non l'ho mai provata, però va bene, ormai ci sono
decine, centinaia di video su YouTube. Anch'essa ha caratteristiche molto molto simili a questa, anzi direi praticamente identiche, al di là dei pick-up che sono degli Alnico, e una bella chitarra. La seconda è una Harley Benton, la HSS, che probabilmente uscirà di produzione a breve perché sta arrivando un modello molto più performante, però che costerà assolutamente di più, anche molto più di questa. E questa Harley Benton comunque ha delle ottime caratteristiche. La terza che vi consiglio è la Eco VNOS, la HSS, anch'essa costa meno, però assolutamente offre anche molto meno come caratteristiche, non ha le meccaniche autobloccanti, non ha manico in acero tostato, non ha il capotasto in osso, non ha una tastiera in palissandro o in ebano come ha in altri modelli questa R66. Ecco, la Eco suona bene perché l'ho provata e suona bene, ma questa decisamente suona meglio. Come terza, scusate, come quarta alternativa, diciamo più economica, c'è la Squier Affinity. Anche questa è una chitarra onesta, anche questa offre comunque molto meno di questa R66. Volevo offrirvi una quinta alternativa. Infatti, scorrendo il catalogo Gold Music, ho visto che distribuiscono anche vintage, e la Vintage HSS è senz'altro una ottima chitarra e costa un pelino di più, però vale la pena, e spero di riuscire a portarla sul canale molto presto. Messaggino per Gold Music questo. In definitiva, una chitarra che sono contento di aver scoperto, e spero siate anche voi contenti di averla scoperta con me. Spero di avere altre chitarre da farvi vedere molto presto, e con questo io direi di salutarci. Forse sono stato un po' troppo lungo, ma a molti di voi piace che io sia lungo. Grazie. Va bene, ci vediamo alla prossima e state bene. Ciao.